Io penso che i migliori problem solver abbiano una rara combinazione di grande convinzione e incredibile insicurezza e paranoia. Benvenuti e benvenuti ad un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi però ci travolge tutto d'un tratto. Oggi siamo dentro a questo nuovo spin-off che realizziamo in partnership con Satispay, si chiama A Capo e come prima cosa devo presentare quello che sarà il mio co-host nel corso di queste puntate, Alberto Dalmasso, CEO di Satispay. Ciao Alberto. Ciao, onorato. Io molto felice perché qua facciamo un bel viaggio. Partiamo dal titolo, A Capo. Perché a capo? A capo perché noi parleremo in queste puntate con diversi capi e cape di aziende. Ci interrogheremo su cosa voglia dire oggi essere a capo, al vertice di un'organizzazione complessa. Ma a capo anche perché c'è il punto a capo nel mondo della leadership in questo momento. Sembra, o almeno sembra a molti, che negli ultimi anni sia cambiato tutto in termini di leadership. Che cos'è la leadership di oggi rispetto a quella a cui eravamo abituati negli anni scorsi? Faremo questo viaggio con tantissime leader a capo delle aziende italiane e non. Lascio a te forse introdurre il nostro primo ospite perché è un tuo amico. Sì, assolutamente. Per me è un onore. Abbiamo avuto questa idea che mi deriva dal grande privilegio di confrontarmi con altri leader, di raccontare le loro storie, come gestiscono le loro aziende. Iniziare da Luca Ferrari di Bending Spoon per me è davvero un privilegio, un onore, intanto perché ha trovato il tempo, che so che non ne ha. È poco, lo sappiamo. E poi perché è veramente una persona, lo sentirete o l'avrete già sentito, molto profonda, che pensa a ogni cosa che dice e ci siamo già incontrati, gli ho chiesto anche più volte di prenderci o un pranzo, un caffè insieme per confrontarci soprattutto su temi di leadership e gestione del personale. Poi Luca ha grandi valori familiari, sul lavorare sodo, sull'onestà. Dico due cose su di te. Hai studiato ingegneria a Padova, poi ti sei spostato per l'altra laurea in Danimarca, dove poi iniziato avete tutto. fondato l'azienda. E ancora mi ricordo quando sono venuto la prima volta nei tuoi uffici, poi mi faceva strano questa cosa che vi siete spostati in Italia, ma contestualmente ero troppo felice di questo, no? Vedere un'azienda così all'avanguardia, innovativa, che ha del prodotto e della tecnologia e di tutte le logiche growth, scalabilità, il suo cuore, decidere di stare in Italia, dove purtroppo parlano di Satispay, Bending Spoon come unicorni, purtroppo siamo troppo pochi. Mi piacerebbe ne parlassero Veri dimenticandosi. unicorni, però, l'unicorno un tempo era una bestia mitologica, no? Ce ne vedevano davvero pochi. Qua in Italia ancora siamo affezionati a questa Pochi, idea. infatti ci citano sempre, sarebbe più bello non ci citassero, perché ce ne sono talmente tanti che non li puoi elencare tutti ogni volta, perché come dici spesso anche tu, un ecosistema più grande darebbe più talenti e possibilità di crescere ancora più rapidamente. Però ecco, questo Luca, grazie mille di aver trovato il tempo per condividere un po' del tuo knowledge, della tua saggezza. Grazie a voi, onorato, felice di essere qui. Vediamo che conoscenza e saggezza. Benvenuto, benvenuto. Anzi, ci bentornato. proviamo. Bentornato, perché tu sei già stato qui su Actually nel format di CEO Insights, una delle puntate che ha suscitato più interesse in assoluto, domande, ci ha raccontato tante delle sue abitudini, Luca, in quell'occasione, non ultima quella della grande difficoltà ad accettare inviti. Quindi io in questo momento, questo tempo me lo sto tenendo bello stretto perché ne ricevi tantissimi. Partiamo subito però allora a questo punto sul tema della leadership. Leadership in un'azienda come Bending Spoons significa anche capacità di attrarre
attrarre talenti. L'hai appena detto anche tu, Alberto. Voi in particolare, e quelle volte che mi è capitato di confrontarmi con il vostro gruppo, siete straordinari per la capacità di attrarre talenti in giro per il mondo, cosa che in Italia non è così facile fare. Anche Satispay negli ultimi anni è riuscita a risultare attrattiva. Voi sicuramente dal punto di vista del mondo tech siete pazzeschi. Si dice sempre che in Italia quei talenti non arrivano. Come siete riusciti a mettervi in questa posizione? Quali sono le più grandi sfide che però avete ancora davanti? Perché credo che comunque non sia scontato oggi prendere i top talents e portarli in casa a Bending Spoons e portarli a Milano in Italia. No, hai ragione, credo che abbiamo in realtà molta strada da fare in questo senso, però è vero che abbiamo fatto notevoli progressi. Ti do un dato: quest'anno siamo a metà anno, quindi siamo in grado di stimare abbastanza con precisione. Ci aspettiamo più di 600.000 candidature uniche, quindi 600.000 persone si candideranno per lavorare a Bending Spoons. Più della metà saranno da parte di stranieri, diciamo. Non tutte per venire a lavorare a Milano, adesso abbiamo anche un ufficio a Londra, ma comunque tante, moltissime. Quindi è vero, rispetto a 10 anni fa abbiamo fatto molteplici salti in avanti da questo punto di vista, però assolutamente rimane una sfida. È una sfida però importante, perché non è utile solo per l'appunto la nostra casa Bending Spoons, ma come dice anche Alberto, l'ecosistema in generale, l'economia, la cultura del paese, la diversità, ma non quella da copertina, quella più profonda di esperienze di vita, di competenze, che è quella che personalmente trovo più interessante, che riesce a ottenere mischiando nazionalità, geografie vissute, è potentissima in generale nel creare crescita economica, opportunità. Quindi è una sfida importante che cerchiamo di vincere. Alla fine i posti di lavoro che offri sono un prodotto. Io li penso così. Uno dovrebbe mettere nel prodotto posto di lavoro almeno tanta attenzione quanta ce la mette nel prodotto che poi vendi al tuo cliente, che sia consumatore o azienda. Secondo me le persone in realtà sono abbastanza semplici in quello che cercano ad alto livello, e non è per niente sorprendente. Nella mia esperienza la maggior parte delle persone, almeno le persone ambiziose, motivate, che vogliono dare priorità al lavoro, che sono tutto sommato quelle che cerchiamo noi, vogliono, in ordine casuale direi, apprendere piace, vogliono sentirsi utili, mettici dentro impatto, responsabilità, ma insomma nel catino del sentirsi utili, sentire che Questo quando... aspetto dell'impatto puoi sottolinearlo meglio, perché talvolta l'impatto, anche noi per esempio in Will, quando parliamo di impatto parliamo molto di impatto sociale, per il bene comune, non solo per il bene aziendale. Nel mondo della tecnologia non è una cosa così scontata, e quindi quando parli di impatto da voi cosa vuol dire? Secondo me impatto vuol dire cose diverse per persone diverse. Vedo che quasi tutti desiderano sentirsi utili, per l'appunto, ma c'è chi è super soddisfatto sentendosi utile nel senso di aiuto il mio team, la mia azienda a vincere, a andare bene. C'è chi di quello non gliene può fregare di meno, deve sentire che non lo so, sta aiutando, che ne so, un cliente o risolvendo un problema sociale. È estremamente soggettivo e personale. Però più o meno quasi tutti hanno una sfumatura di quel mi devo sentire utile, devo sentire che quando vado al lavoro sposto un'asticella, importo in qualche modo, e appunto questo poi si materializza attraverso le mansioni che ho, il team col quale lavoro, la responsabilità che è sulle mie spalle. Quindi dicevamo apprendimento, sentirmi utile, avere impatto, e poi la terza cosa è diciamo retribuzione e benefit. Certo. Sotto ci metto un altro elemento ortogonale, che è idealmente voglio vedere tutte queste tre cose crescere nel tempo. Quindi vorrei nel tempo pensare di poter guadagnare di più, vorrei pensare di accrescere il mio impatto perché ho più responsabilità o quello che è, vorrei apprendere sempre cose nuove, sempre più interessanti. Questo è il prodotto che tu devi offrire, secondo me, o comunque eccellere il più possibile su queste 4 direttrici se vuoi attrarre, e poi come tutti i prodotti devi promuoverlo anche, perché se la gente non sa che esisti e che queste cose ci A sono... livello di comunicazione ti faccio anche questa domanda, perché quando arriva
il vostro, diciamo, rendere esplicito questi 3 elementi rispetto al candidato? Cioè come le fate sapere queste cose? In fase di offerta, ci pensano il vostro team, People and Culture, nei dialoghi con i candidati? Come emerge? Secondo me noi storicamente, non solo per il nostro prodotto posto di lavoro, ma anche gli altri nostri prodotti, siamo stati abbastanza mediocri nella comunicazione. Credo che i superpoteri di Bending Spoons siano stati altrove, nell'utilizzo dei dati, nella qualità del software, nella qualità delle decisioni prese a livello di prodotto di crescita, nell'impegno messo sul lavoro, ma non necessariamente nell'abilità di raccontarci. Stiamo cercando di migliorare, ma non direi che è un'area in cui eccelliamo. Se abbiamo fatto bene e abbiamo attratto le candidature, dicevo prima, è più che altro per la sostanza. Alla fine i prodotti, prima è la sostanza che vende, poi ci puoi, diciamo, ottimizzare sopra con la forma, la promozione, ma tutto sommato quello che fa la differenza è se tu hai usato un prodotto che ti sembra una figata, ne parli in giro, lo scrivi online. Alla fine, se uno ha studiato con, non so, un miglior studente della sua classe al Politecnico di Milano, questo qua lavora a Bending Spoons, gli dice: senti, ma com'è Bending Spoons? E questa persona dice: è una bomba, quello vale più di 1000 articoli di giornale. Il cazzate. passaparola. Sì, Il nettamente. passaparola è potentissimo. Oppure vai su Glassdoor, che tutti sanno comunque sono recensioni anonime, e quindi non è che le controlli, no? E vede una certa media, vede un certo entusiasmo. Per fortuna ci sono quelle robe lì, perché se fosse dipeso solo dalla nostra abilità di promuoversi, secondo me non saremmo qui, perché siamo scarsi in quella cosa lì, però ci stiamo lavorando. Però io posso dire, avendo anche un po' ascoltato, osservato, imparato alcune cose anche guardandovi, avete una grande qualità nella creazione di processi, e vedendo poi il posto di lavoro come un prodotto lo si intuisce anche dal fatto che hai parlato del top del funnel, i 600.000 che si candidano, quindi voi quello che mi pare di aver notato nel tempo, avete una macchina di talent acquisition, quindi di persone che si occupano di portare dentro questi talenti, che ha un po' la struttura di chi si occupa di acquisire utenti sulle vostre piattaforme, i vostri prodotti. È una cosa che io devo dire, da un po' più di un annetto, per fortuna abbiamo trovato una director che si è spostata dall'estero, che non è italiana, che ha sistemato il nostro talent acquisition team, ma l'ha reso molto più simile al team growth, al team marketing, e voi questo l'avevate già capito prima, e credo che poi se adesso riuscite a portare anche la comunicazione davanti, che chi si candida già capisce questi 3 elementi e li filtrate nel bene e nel male, però magari qualche dettaglio, insight, se posso chiederti, proprio su questa macchina operativa. Posso chiedere però che entrambi? Porta dentro poi le persone giuste rapidamente, perché quando tu dici ok, posso raddoppiare il team, bellissimo, però poi non ci riesci. Come? Senza Esatto. questi... Posso chiedere a entrambi, perché questo sono curioso, quante persone avete rispettivamente nel team, diciamo, chiamo People and Culture, HR, adesso non so come sia effettivamente la denominazione da voi. Parto da Satispay? E noi siamo circa una quarantina. Wow. Quanti siete da voi? 50 più o meno, su 500. Incredibile, sono numeri davvero, davvero alti per il numero di dipendenti che avete. Ricordiamo, non avete 12.000 di dipendenti, ma siete ancora nell'ordine delle centinaia. Noi siamo 500 spooner, come chiamiamo, diciamo, le persone che lavorano le piattaforme, e poi se contiamo tutti i team che abbiamo acquisito, e attraverso la acquisizione adesso siamo poco meno di 1000. Comunque sì, 50 o anche 40 sono... Sì, noi 730, penso più o meno il bilanciamento sia quello, poi se conti alcune persone di operational support, 40, 45, e poi penso dipenda dai giorni, no? Perché come quando ti chiedono quanti siete, più o meno siamo 730, magari settimana prossima 740. Sì, chiaro. Il dettaglio di come funziona questa macchina da battaglia che avete quello messo che in piedi. si può dire. Esatto. Sì, no, beh, in realtà posso dire, ci mancherebbe, non ci sono grandi segreti, anche perché tanto poi farlo è difficile. Esatto, intuisco il tuo disco che c'è sempre un tema di execution alla fine. Esatto. Comunque prima mi connetto veramente a quello che dicevi. Penso che sia vero che alla fine le aziende spesso hanno una sorta di anima che
nel bene e nel male è difficile scardinare nel tempo. La nostra azienda nasce da alla fine un gruppo di ingegneri barra scienziati barra nerd molto che hanno sempre cercato di essere molto logici, razionali, analitici e molto molto dediti e ambiziosi, e quindi sì, quel tipo di motore interno strutturato è la prima cosa che fai, e poi ti rendi conto che magari se ci metti anche una livrea eh, bella aiuta, però per noi è tipo, ah sì, serve la C'è livrea, anche no? quella roba lì. Esatto, sì, sì. Quindi Siete straordinari. Dalla mia prospettiva che siamo tutta livrea, Come adesso no, Enzo Ferrari naturalmente che un buon... diceva tu compri il motore, poi ti metti sopra qualcosa, poi alla fine anche la carrozzeria è arrivata e ha aiutato. certo. Sempre nel mondo delle macchine, l'altro giorno ero da un altro grande produttore di macchine che diceva voi oggi andate da un consumatore e chiedeteli se sa qualcosa del motore della bellissima macchina che vendono. Non sanno assolutamente niente, comprano quel sogno che sta fuori. Poi è chiaro che nelle aziende Sì, certo. le due cose si devono bilanciare. Assolutamente. Difficile essere bravissimi in tutto. Certo. E quindi devi anche, secondo me, una delle abilità, parliamo in teoria no, di leadership, di quello che vuoi. Una delle prime cose è pick your battles, come si dice in inglese, quindi scegli Certo. una o due robe che vuoi veramente fare strabenissimo e sulle quali scommetti il futuro dell'azienda. Cerca di essere igienico, adeguato nelle altre, perché altrimenti ti schianti naturalmente, no? Cioè un tavolo ha bisogno di 4 gambe, però o almeno 3, a dir la verità. Però non puoi essere eccezionale in tutto, no? Quindi sicuramente noi abbiamo sempre cercato di eccellere nella sostanza, nella struttura, nella qualità delle decisioni, negli strumenti, nella tecnologia. E adesso sì, vi racconto brevemente. Dunque, quelle 50 e rotte persone, tra l'altro, quelle sono proprio le persone focalizzate al 100% in quest'area. Poi è un'area talmente importante per noi che se tu guardi, aggiungi le porzioni di tempo investite da molti altri, è molto di più. Io penso di investire tranquillamente in media un 20% del mio tempo in temi, chiamiamoli, di talento. Ok. E, People management. sì, ma non la Anche gestione, acquisition. non la gestione operativa quotidiana, Sì. parlo proprio di espandere il team, Ok. cultura. Quindi Comunicare con il team. comunque più o meno 30 di quelle persone si occupano di quella che noi chiamiamo talent density, quindi assicurarsi che ogni posizione sia coperta essenzialmente dalla persona che è in grado di offrire il contributo di lungo termine migliore, sia in ingresso che in uscita. Quindi il nostro team si occupa sia di assumere che poi di identificare chi invece va mandato via. Quindi ha piena ownership, accountability sull'intero processo, diciamo, end-to-end. E all'interno di queste persone abbiamo tanti data scientist, AI research engineer, software engineer, oltre a hiring manager, candidate acquisition manager. Facciamo un lavoro, penso, estremamente ambizioso a livello di strumentazione, analisi dei dati. Abbiamo nel tempo fatto una marea di test per identificare quali fattori sono predittivi di performance, creare strumenti quali test proprietari per predire la performance, quindi tantissimo del lavoro è chiamiamolo di ricerca vera e propria e di strumentazione. Abbiamo il nostro strumento di gestione delle candidature che si chiama Role Model, che in realtà è molto più potente di quelli che tu trovi sul mercato, non so, Greenhouse e queste robe qui, e ha anche il vantaggio che essendo completamente, diciamo, internalizzato ce lo personalizziamo esattamente come vogliamo noi. Questo è il primo pezzo di quel, diciamo, ed è un team distinto di quell'area, diciamo, che generalmente si chiama HR, che noi non chiamiamo così, però insomma. Poi c'è un pezzettino un po' più piccolo, comunque significativo, una decina di persone probabilmente, che si occupa a fine di amministrazione, quindi contrattualistica, buste paga, assicurazioni, tutti quei benefit lì, che comunque insomma è complesso quando hai tante persone, assumi molto, assumi in tantissimi paesi. Tanti paesi, certo. Poi con le nostre acquisizioni abbiamo costanti riorganizzazioni, abbiamo fatto vari licenziamenti di massa, ci sono sfide dal punto di vista amministrativo estremamente complesse, soprattutto se vuoi fare le cose bene, in modo rispettoso, corretto, empatico, per cui non è che vai tipo Wild Cowboy. West, esatto, cioè non è banale. E poi abbiamo una parte che noi chiamiamo People Operations, che è, chiamiamola, esperienza del collaboratore. Principalmente il cuore pulsante di quella roba lì è gestione degli uffici e eventi. Noi facciamo
cose molto ambiziose. In questo senso abbiamo, per esempio, ve ne menziono un paio, un ritiro aziendale ogni anno, 7, 8, 9 giorni, completamente spesato. 9 giorni. Sì, Wow. una settimana lunghetta, diciamo, coi fine settimana inclusi, che facciamo in qualche posto bello, tutto spesato dall'azienda. L'ultimo l'abbiamo fatto, cos'è, un mese, 2 fa? Lo fate in Italia? No, l'ultimo è Seychelles. Abbiamo preso un intero villaggio, I ragazzi di portato Vending. tutti, non è obbligatorio, quindi se magari il 90% delle persone vanno, poi c'è quello... Immagino se riporti le Seychelles. Sì. Io intanto invito le persone del mio team a tapparsi le orecchie in questo momento. Guardo anche chi sta dall'altra parte della camera. Ci arriveremo pian pianino, forse se vinciamo all'Enalotto. Prego, andiamo avanti sulle Seychelles che ci penso adesso. Comunque è importante, non deve essere obbligatorio, perché Non anche deve essere obbligare ad obbligatorio, andare alle certo. Seychelles può essere preso male. Esatto, tutto Ecco, può essere preso male. Esatto, Tutto può cioè essere preso bisogna male. fare sempre Sì. attenzione. No, assolutamente, ci può essere la persona naturalmente che ha magari appena nato il bimbo, oppure estremamente introversa, anche li vuoi obbligare, Esatto. perché comunque è un ambiente più sociale naturalmente, quindi nessuno è obbligato, non c'è nessuna pressione, però chiaramente una settimana in un'oasi 5 stelle tutto pagato, 9 su 10 ci vanno, insomma, non è che Chissà non cosa sei, sai, ti sciocca questa statistica, non penso. No, esatto, mi hai detto tanti dati che mi stupiscono. Questo un po' di meno, devo dire. Questo un po' di meno. No, però un evento così, quasi 500 persone, la logistica, anche aerei, trasporti, Ipercomplesso, attività, certo. è una roba, è un casino incredibile e il team ci inizia a lavorare ormai 18 mesi in anticipo. In questo caso abbiamo fatto in partnership con Club Med, pure loro hanno un team dedicato, è una cosa che porta via una quantità di soldi anche, ma proprio tempo, sforzi, coordinamento incredibile. Però è un evento che, se te lo puoi permettere, non dico che ha senso per tutte le aziende, per noi lo ha perché abbiamo un team relativamente piccolo che gestisce una scala assurda e quindi l'investimento relativo è poco e il valore a livello di coesione, spirito aziendale, per darti un senso di questa roba qui, con questo team di circa 500 persone, noi gestiamo quest'anno un fatturato di 1,2 miliardi, 300 milioni di utenti attivi, 11 milioni di clienti, quindi capisci che l'importanza per noi di massimizzare la capacità di ognuna di quelle persone di, uno, essere felice e soddisfatta in azienda, e due, portare un impatto devastante è enorme rispetto a il costo, che pure è significativo perché un evento del genere ci costa più di 4.000 euro certo, a persona. Quindi non è Però il costo di riassumere qualcuno che per questo evento si lega di più all'azienda non se ne va è molto più alto. No, certamente. E ricercare quella Sì. persona, Ecco, il punto della riformarla, retention. riportarla a Anche bordo. se vi dico, per noi la retention non è mai stato un problema. Cioè ad oggi non c'è mai stato un anno in cui abbiamo perso più dell'1% dei colleghi che volevamo rimanessero. È regrettable, cioè Sì. qui parliamo di quelli che volevi che rimanessero. Sì. No, noi siamo molto selettivi e quindi in realtà le uscite ogni anno, diciamo, un pochino indotte, facilitate, sono abbastanza significative e varia tanto di anno in anno. Però chi non volete perdere tendete a non perderlo. Questo dato però è molto interessante, un 10-15% che è un'uscita scelta selezionata vostra. Sì, allora è molto più alto quel tasso per un neoassunto dove chiaramente ci si conosce poco, poi generalmente se una persona sta con noi i primi 2 anni, poi si va, cioè sembra essere un matrimonio davvero di lungo termine. Però alla fine, se consideri tutto, diciamo, il medione è stato negli ultimi anni probabilmente sì un 10%. Posso fare entrambi? Perché adesso mi dicevi prima di passare alla retention, una domanda ad entrambi rispetto al significato che attribuite voi al periodo di prova. Perché è una domanda che molti, cioè poi sull'Italia anche... Nessuno. Nessuna? No, io disprezzo partiamo profondamente le normative sul lavoro italiane. Secondo me uno dei più grandi motivi, non l'unico, ma uno dei più grandi motivi per cui l'Italia ha di fatto, rispetto al potenziale che avrebbe, pochi posti di lavoro di merda pagati male, è che abbiamo delle norme sul lavoro ultra rigide, introdotte probabilmente per motivi di demagogia, certo, e non tolte per lo stesso motivo, perché tu prova a proporre una roba del genere e ti vieni fulminato, però alla fine nel lungo termine hanno fatto i danni assoluti proprio delle persone che in teoria dovrebbero
protegge Ok. i lavoratori, perché chiaramente quando hai tutte queste rigidità Sai, pensi che sia... sono norme scritte per pochi in malafede, no? E quindi se poi tu in buona fede vuoi il bene delle tue persone è faticoso. Ma Per tu anche... noi Raccontami come interpreti in Satispay il periodo di prova. il punto è che su profili molto, molto giovani è estremamente corto. Diciamo che quello che cerchiamo di fare è prenderlo come punto di riferimento per dire cerca entro quella scadenza, se può esserci, di farti veramente un'opinione seria su questa persona. Quindi è un po' forzato, purtroppo non può essere 6 mesi per tutti, un anno per tutti. A volte ci sono dei periodi di prova più corti e lì non lo prendi neanche in considerazione, Chiaro, perché che non comunque hai riesci a bisogno, misurarlo. secondo noi in 6 mesi ti devi fare, a prescindere dalla durata per legge, devi chiedere al manager di farsi seriamente un'idea e poi supportarlo facendogli le domande giuste, se questa idea se l'è fatta veramente. Questo anche ne parlavamo, mi dicevi tu Luca, non basta il manager, ci vuole una squadra a parte di questi 49-50 da voi che comunque poi vada a fare le domande giuste, di modo che il manager possa veramente ricordarsi di valutarla in tempo, perché poi quando cresci tanto hai dei manager giovani che non lo sono mai Esatto. stati prima e quindi li devi affiancare, se no neanche ci pensano che è il periodo di prova, che va formato bene, Comunque è che va... incredibile, cioè, quando dicevi la distorsione, io recentemente ho parlato con il manager di una delle più importanti società di consulenza strategiche americane in Italia, loro sul periodo di prova, la distorsione della distorsione, appunto, americani che vengono qua, gli spiegano questa storia del periodo di prova e loro dicono quindi quello è l'unico momento in cui io posso licenziare, così lo interpretano. Per cui per i primi 6 mesi, che è il periodo di prova legale, classico, diciamo, per i contratti medi, per i primi 6 mesi i consulenti che lavorano da loro non vengono neppure staffati, nel senso che lavorano sui progetti, ma non sono a spesa cliente in qualche modo, cioè quindi non rappresentano un costo. Tutto il processo di monitoring su di loro, cioè sei bravo o non sei bravo, la grande decisione è tutta da prendere in 6 mesi. E lo dicono, cioè è molto trasparente questa cosa, però tu entri, molli un lavoro sapendo che in realtà poi il vero sia sono on board, non è il day one, ma è il giorno, diciamo, la scadenza dei 6 mesi, che è effettivamente una distorsione incredibile, se Ma sì, pensiamo. ma poi perché, scusa, le necessità dell'azienda cambiano, le tue competenze cambiano, la tua motivazione in quella particolare posizione cambia. Cioè, certo, 6 mesi è meglio di niente, ma quello che facciamo noi è, di fatto, lo diciamo chiaramente alle persone che si candidano, ti offriamo la possibilità di avere un livello di impatto e responsabilità tra i massimi al mondo. Dicevo prima, siamo in 500, gestiamo 300 milioni di tentativi, 11 milioni di clienti, più di 1 miliardo di fatturato, estrema autonomia. Ti offriamo delle possibilità di apprendimento incredibili, colleghi super talentuosi, perché dicevo prima, 600.000 candidature, assumeremo 200 persone, quindi uno su 3.000, quindi una selettività estrema, retribuzione e benefit super top, però immaginatelo un po' come se andassi a giocare nel Real Madrid, cioè non è che poi se tra 2 anni non va bene, non devi venire qui nell'ottica del posto fisso, devi venire qui nell'ottica di un'avventura eroica, di sfide incredibili, di raggiungere livelli che mai avresti pensato di poter raggiungere, però non è il posto fisso, mi siedo lì e poi per i prossimi 40 anni non mi rompete C'ho i le chiappe al coglioni. caldo. Quindi se poi non ci troviamo bene, in tutta serenità e non dall'oggi al domani la tua scatola, cioè proprio parlandoci con calma, in modo molto umano, sereno e tranquillo. Però se non ci troviamo bene, poi con costruttività andiamo per le nostre strade. Devo dire che capita sempre comunque la persona che ti dice sì, capisco, sono d'accordo e poi un anno dopo crea problemi, ma è raro. Nella nostra esperienza la maggior parte delle persone sono intelligenti, ben intenzionate e se tu, come ti si dice, esponi la tua proposta in modo chiaro, patti chiari, amicizia lunga, davvero non... Poi dispiace comunque, ma non ci sono significativi problemi. Ma Con poi tutta parliamo calma si esce. di figure che hanno il privilegio di essere comunque in un contesto in crescita, in un profili che ritrovano poi un altro Sì, sì, posto no, chiaro. facilmente. Tipicamente Google, abbiamo visto che il classico percorso di uscita C'è il retino c'è Non è- Google. dietro Sì, Bending bello. Spoon. Che questo non è male, perché normalmente c'è da Google, cioè, Google è il vostro piano B, è il piano B per i vostri quando escono. Probabilmente è l'assorbimento principale arriva da lì.
Pensate, è incredibile. Porca, anch'io vorrei avere Google. Cioè, in realtà un po' di poaching sulla comunicazione ai tempi me la facevano, poi ora mi essere un po' di meno sulla comunicazione. Passiamo alla parte di valori. Chiedo ad Alberto anche la sua interpretazione e poi a te, a Luca, o anzi lascio fare ad Alberto. Ehm, Quanto pesa l'aspetto di manifesto valoriale all'interno delle vostre aziende? Per me, devo dire, c'è un elemento anche che lo rende molto complicato l'interpretazione anche solo della parola manifesto, per il fatto che, come dicevamo, siamo aziende che nel corso del tempo cambiano. Ci sono una serie di valori bold che devono rimanere alla base, eh, ma altri, cioè noi siamo partiti che eravamo una community di un certo tipo e Will poi siamo fusi con Cora, è cambiata nel corso del tempo completamente il modello di business, tante cose, e quindi ci sta che anche ci si concentri su altre cose. Il rischio per me che vedo, e voglio sapere come l'avete voi, è che poi invece quello che a quel punto si va a chiamare valore siano in realtà tipo delle norme di buona condotta umana, cioè tipo il rispetto. Ma che valore è il rispetto? Cioè, Beh, il secondo rispetto, me quello è un voglio comportamento. sentirti. Ecco, Allora, noi ci abbiamo dedicato parecchio tempo all'inizio, quasi più in una logica di marketing, cioè diciamo chi siamo veramente, perché probabilmente i nostri primi utenti, gli early adopter, ci assomiglieranno, perché hanno interessi simili, passioni simili, e siamo andati a definire i valori che di fatto sono rimasti, che sono coraggio e responsabilità, cioè coraggio di qui vogliamo fare le cose in coraggio. grandi, vogliamo creare una delle più grandi realtà finanziarie d'Europa. Se te lo dico e ti metti a ridere, non ti assumo, perché cioè, o ci credi e mi aiuti a farlo, o se non credi che Ti sia devono brillare possibile. gli occhi, non ti devi Esatto, mettere. cioè quando ti dico una cosa Certo. così e dici oh qua io vengo perché non vedo l'ora, voglio vedere i grandi grattacieli delle banche o delle carte di pagamento e dire io adesso vi tiro giù Siamo lì in mezzo. responsibility, perché poi abbiamo visto che quella voglia di impatto, di fare la differenza, che per ognuno ha un significato, però vuol dire non stare lì ed essere spettatore, ma dare il mio contributo, rimane quando sai che non stai avendo un impatto negativo sul mondo, quindi Ok. non sei su un'azienda il cui modello di business gira se qualcuno ci rimette o se stimola delle abitudini di consumo sbagliate e di questo tipo. E quindi quelli sono rimasti. Quello che può cambiare è la descrizione della missione, quindi il manifesto un pochino può cambiare, ma quello che cambia soprattutto sono poi, l'abbiamo scoperto nel tempo, quando abbiamo cercato di descrivere cosa funziona in Satispay e cosa probabilmente devi fare per funzionare, sono poi i pillar, i pilastri, che sono diversi, sono la descrizione dei comportamenti, quindi put user first, quindi pensa sempre all'utente, usa il prodotto, capisci? Be transparent, sii trasparente, non raccontare balle, comunica in modo strutturato, fai dive deep, quindi studia le cose fino in fondo. Queste cose qua secondo me possono cambiare. Ok. E noi, devo dire, alla fine ne abbiamo fatti anche tanti, cioè, dicono anche troppi, perché poi quando fai le performance review devi Certo, devi commentarli commentare tutti. quelli. E un po' di qualche mese fa siamo virati su una parola che li racchiude, che è ownership, quindi fai le cose come se fosse la tua azienda, come se fossi anche tu un founder, però la descrizione di cosa sono questi pillar, secondo me l'ha un po' data Luca prima, sono predittori di performance, cioè se tu devi capire come funzionare qua dentro, guarda i pillar, questi ti aiutano un po' a darti le istruzioni, poi soprattutto se sei magari alle tue prime esperienze, poi ci sono delle persone che sono dei fuoriclasse, hanno Chiaro. anche un fit culturale forte e gli viene naturale. Però secondo me i pillar sono descrizioni di comportamenti e possono Descrizione di cambiare. comportamenti, interessante. Voi come interpretate, Luca, questa questione dei valori? Avete un manifesto, le parole chiave scritte sui muri? Avete quel tipo di approccio al tema dei valori aziendali? Qualcosa di immutevole nel tempo, quindi questo è il nostro DNA? Oppure qualcosa di più flessibile? Beh, separerei i valori assiomatici, le cose che ritieni giuste punto e che Ok, non si può compromettere, tipo il rispetto per gli altri, secondo me è assiomatico, non è che se aiuta l'azienda iniziamo a insultare la gente o a prenderli a sberle, no? Quindi quelli
magari non ci dovrebbe neanche essere bisogno di, come dire, di scriverli, parlarne. Probabilmente c'è bisogno di scriverli e parlarne, e quelli non cambiano. Piuttosto l'azienda muore che cambiare quelli. Ce ne sono altri che sono invece strumentali a raggiungere l'obiettivo Ok. dell'azienda, per esempio, nel vostro caso, appunto, diventare un'istituzione finanziaria vincente che crea un sacco di valore. Insomma, tu lo saprai articolare meglio, però qualcosa del genere. E quelli, secondo me, sono una cosa che tu puoi modificare nel tempo se hai capito che ti sei sbagliato oppure le condizioni del contorno sono variate. Devo dire che nel nostro caso, come secondo me nella maggior parte dei casi di aziende che sono andate abbastanza bene, non è che li cambi ogni giorno. Se così fosse, vuol dire che o stai andando malissimo e quindi non funziona niente, oppure che, non lo so, li hai Zigzag. messi a caso, però se ci hai pensato bene, tendenzialmente dovrebbero essere abbastanza resilienti nel tempo. Quelli li abbiamo, sì, li abbiamo codificati in alcuni modi diversi, tra l'altro nel tempo in vari modi. Adesso piano piano vogliamo anche deprecare alcuni di questi documenti per cercare di semplificare, però a farla breve, sì, importante secondo me codificarli, è più importante viverli, perché tu puoi anche scrivere che, non so, uno dei principi importanti in azienda è l'ambizione, intesa come puntare, questo è una cosa importantissima, benissimo intesa come puntare a essere i più bravi al mondo in quello che si fa, ogni volta che si affronta un problema, arrivare a una soluzione da 10 su 10, anche sbagliando, fallendo, siamo umani, no? Però poi se nel quotidiano, non so, mi trovo in una riunione e qualcuno propone un obiettivo super ambizioso, dico però dai, raga, facciamo un passo indietro, perché? Facciamo Oppure 50 in meno. all'opposto qualcuno propone una soluzione così così e io non dico niente, dico io, ma lo stesso vale di tutti i colleghi, ognuno nella sua, diciamo, nella misura appropriata, naturalmente quel valore lì, quel principio, chiamalo quello che vuoi, Viene svilito. cioè diventa marketing e non serve a niente. Quindi fondamentale, una volta che hai capito cos'è importante come modo di decidere, modo di comportarsi, ogni giorno impegnarsi per implementarlo il più possibile. È quello, secondo me, che fa veramente una cultura aziendale nella sostanza e non nella forma. E accelera anche Vai. accelera anche le decisioni, perché poi ci sono le volte che appunto dici ma questa cosa la facciamo o no, e tu dici ok, ma se vogliamo essere ambizioni fino in fondo facciamole, oppure ma questa cosa qua ci può dare quel pelo in più magari di ricavi, ma poi non è detto che piaccia, è user first, sì o no? Si fa. Cioè quando Ti guida. quando li scrivi poi te li puoi portare dentro in momenti in cui serve la decisione, anche se tu non sei presente, se tu abitui a giustificare, non giustificare, argomentare le decisioni con i tuoi pilastri, poi dopo tutta l'azienda si muove più È velocemente. straordinario. Quando percepisci che questa cosa funziona, vedo da come ne parlate che da voi palesemente funziona, è incredibile, perché appunto è lì quando tu riesci come leader a fare un passo indietro, perché in realtà la macchina va su questo tipo di cose, ha dei parametri per andare, come se ci fosse, non dico un pilota automatico, ma sa come reagire rispetto a un mare che cambia, sa come comportarsi. Sarà perfetto? Non lo sappiamo, però ci sono dei parametri per guidare un'azione o una scelta in quel momento. Questo è davvero molto 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 utile, perché a volte questo discorso dei valori viene così descritto come un qualcosa che sta lì nell'iperuranio, importante, perché diventano dei valori di comunicazione, spesso e volentieri, tra l'altro, no? Quindi la gente li manifesta molto verso l'esterno, invece no, i valori servono a guidare le azioni all'interno e tra l'altro a rendere poi scalabile l'operato delle persone dentro all'organizzazione. Assolutamente. Secondo me sai che quella roba lì sta funzionando quando tu, magari, non so, CEO o quello che è, vieni corretto da altri perché non ti stai comportando correttamente. Guarda, ti Allineato faccio a due quello. esempi Bello, recenti, bello. tutti e due. Uno, c'era un collega che da valutazione era un po' sotto, diciamo, l'asticella. Okay. E io ho detto, ma secondo me però forse magari aspettiamo ancora. Era già un po' che siamo molto Che era in difficoltà. attenti e precisi in queste valutazioni, quindi non è che... però lì era già un po' che se ne parlava, anche la seconda valutazione non bene, e una collega mi fa notare, ma scusa, abbiamo o non abbiamo
come principio fondante una cosa che noi chiamiamo uncompromising excellence, che di fatto è un po' quello che dicevo prima, cioè che ogni posizione, cioè vogliamo avere il miglior terzino sinistro possibile, immaginabile per noi, il miglior regista. E ho detto, cazzo, hai ragione, sto zitto. Cioè, e lì ho detto, Perché lui è quel terzino. No, in quel caso quella persona chiaramente non era quel Ah, terzino ok. sinistro e io lo stavo un po' difendendo, ma Ok, tu evidentemente stavi perché schermando. volevo evitare cioè nessuno siamo Quel momento il difficile. momento difficile. Quindi questo, da un lato mi sono sentito una merda che non sono stato bravo a farmi diciamo dimostrare i nostri valori, d'altra parte sono stato estremamente orgoglioso perché ho detto cavolo, allora Vedi, Li ho hanno preso trasferiti. L'altro bellissimo. esempio è stato recentemente un altro nostro principio importante, lo chiamo pragmatismo, che vuol dire dobbiamo investire tutte le nostre risorse cercando di massimizzare il tasso di impatto, non perché diciamo facendo compromessi per la passione personale, tipo ho voglia di fare questa cosa perché mi piace anche se non è il modo migliore di investire il mio tempo, le risorse, non per perfezionismo, quindi voglio continuare a iterare su questa roba qua anche se so intellettualmente mi rendo conto che non gliene frega niente a nessuno, è più una mia tega mentale. Spingevo per adesso inizieremo un completo redesign dell'esperienza utente dell'interfaccia di Meetup, uno dei nostri prodotti, Ok. per spero migliorarlo drasticamente. È un po' datata, l'abbiamo acquisito quasi 2 anni fa e abbiamo fatto tante migliorie, ma non ancora dal punto di vista, diciamo, superficiale Ok. dell'intuitività, che però è importante. E parlavamo di come approcciarla. Io di natura un po' perfezionista, un po' butto il cuore oltre l'ostacolo, arrivo dicendo, bah sì, facciamo un team, facciamo un redesign completo di tutto, e un collega fa, ma senti, secondo me non è la cosa più intelligente, è più intelligente identificare inizialmente magari alcune aree del prodotto, migliorare quelle, vedere anche come risponde l'utenza, l'approccio iterativo, ragionato, che ti consente di arrivare a un risultato finale altrettanto figo, ma se scopri che eri un coglione nelle scelte che hai preso, ti correggi prima. E anche lì ho detto, c'hai ragione, facciamo come dici te. Quando vedi questa roba, quindi pragmatismo come lo Certo. definiamo noi, quando vedi questa roba qua dici, caspita, bene, quegli aspetti culturali sono radicati, sono stati assorbiti e sono promossi da anche altri. Questo devo dire, quando ci interroghiamo e ci interrogheremo a lungo in questo podcast sul significato di leadership, spesso le persone pensano che leadership si intenda come un leader forte, ma forse il risultato ultimo di una leadership forte è quella di un'organizzazione che paradossalmente sempre più diventa indipendente dal suo leader, perché quello Il che leader è appena forte descritto crea gli strumenti perché gli altri possano... è pazzesco questo. Faccio la domanda a entrambi, qui però c'è Luca che sicuramente mi sa che ha qualcosa di più che un PhD in materia, mentre ci avviciniamo pian pianino alla conclusione. Le acquisizioni e le integrazioni. Entrambi ne avete fatte, però No, su altri sto livelli. signore qua ne ha fatte Noi parecchie, siamo gli di cui stagisti si è delle parlato acquisizioni. tantissimo. WeTransfer, Meetup, Komoot, io da grande corridore e mi piacerebbe essere anche grande alpinista, insomma l'ho utilizzato tanto nella mia vita. Evernote, insomma davvero dei colossi della tecnologia, soprattutto in certe fasi. Per alcuni millennials in particolare devo dire ci hanno accompagnato nei loro momenti di super hype parecchio. Sono tutte queste acquisizioni di aziende importanti americane, molte di queste, diciamo la maggior parte americane, quindi primo tema, cultura. Questi arrivano da una cultura del lavoro diversa. Sono naturalmente tutte aziende tecnologiche, sono aziende anche composte da team importanti, grossi naturalmente. Hai parlato prima anche della vostra necessità in alcuni casi di operare dei licenziamenti di massa. Tipicamente, in quasi tutti i casi. In quasi tutti i casi, mi non piace perché, la franchezza. Sì, più che altro perché la nostra tesi è identifichiamo dei business tecnologici digitali che siamo in grado di trasformare in meglio, dico trasformare apposta perché migliorare sembra magari ai margini, trasformare intende proprio, cioè far andare stra meglio di prima. Per una questione di bias di selezione, naturalmente, se finiamo per acquisire una società è perché vediamo in quella particolare società l'opportunità di fare stra meglio. Generalmente una delle leve è anche quella di rendere l'organizzazione ultra efficiente, e quindi nella maggior parte dei casi quando acquisiamo finiamo per ridurre lo staff moltissimo. E
chi non ci conosce o ci conosce superficialmente tende a interpretarlo come tirano i remi in barca, pochi costi e via. Invece il motivo principale è che abbiamo visto più e più volte che avere un team piccolo, con una densità di talento altissima, pochissime stratificazioni manageriali, un sacco di autonomia, un sacco di ambizione, si va a 10 volte la velocità, si riesce a fare molto di più. Finisce anche per risparmiare costi, che comunque è cruciale naturalmente per far sì che il modello funzioni. Prova ne è che tipicamente il tasso di miglioramento del prodotto, di innovazione, dopo che facciamo questi cambiamenti, aumenta anche drasticamente. Evernote, 2 anni abbondanti che lo gestiamo noi, in questi 2 anni abbiamo apportato, le contiamo perché facciamo pubblichiamo un aggiornamento ogni mese, siamo quasi a 200 migliori di prodotto in 2 anni, che è difficile essere super oggettivi, ma insomma secondo qualunque scala è 10 volte la velocità a cui migliora. Sì, non c'è neanche paragone. Ti posso fare una domanda qui, però appunto tu sostanzialmente dicevi anche prima che i leadership team li sostituite quasi in toto perché portate il vostro modello. Qua ci sono 2 elementi: uno, quanto credete nel vostro modello, una leadership che da una parte deve essere in grado di mettersi talvolta in discussione, però deve anche credere in se stessa, e questo è già qualcosa è uno statement che fate molto forte. Ti faccio poi una domanda sulla cultura delle aziende che andate a prendere, perché talvolta compri anche valore, cioè nel senso che compro una storia, compro un'azienda e lì come riuscite a bilanciare questo effetto? Perché se viene azzerato, diciamo in qualche modo, il know-how o diciamo la cultura, non rischi poi di togliere valore all'acquisizione che hai fatto? Avete questa paura quando entrate? La risposta breve è sì. Tra l'altro interessante, dicevi prima, avere fiducia in se stessi, certezze. Io penso che i migliori problem solver abbiano una rara combinazione di grande convinzione e incredibile insicurezza e paranoia. Sembrano in contrasto, ma secondo me si possono conciliare. Arrivano a poche cose in cui credono e su quelle credono e continuano a, in inglese si dice probing, non mi viene una parola in italiano che traduca bene, ma continuano a cercare falle. Di dimostrare. Comunque, sì, nella maggior parte delle soluzioni nella realtà trovo che siano imperfette, quindi tu hai 5 criteri che vorresti ottimizzare, non c'è nessuna delle delle 1000 soluzioni a cui pensi che li ottimizza tutti e 5. Sceglierai la soluzione ottima, che sarà quella che nel complesso massimizza di più questi 5 criteri, ma non li massimizzerà tutti e magari addirittura sarà peggiore in alcuni di questi criteri di altre soluzioni. I nostri interventi sono molto profondi, come dicevamo, spesso comportano la sostituzione della maggior parte. Sostituzione, generalmente innanzitutto rimpiccioliamo proprio il team, non è neanche una questione di sostituzione, e poi anche la sostituzione in alcune posizioni o molte posizioni. Sicuramente c'è un rischio di diluizione di competenze pregresse, lo devi pesare con il valore di andare molto più veloce nel cambiare corso. Quindi cerchiamo di trovare quel giusto compromesso, però non è una scienza esatta e sicuramente abbiamo fatto tanti errori. Nel complesso però, a costo di essere semplicistico, accelerare il cambio di marcia, l'attaccare nuove opportunità, il ripensare quasi da tabula rasa quell'azienda lì, quel prodotto lì, è troppo importante, è troppo impattante, è veramente difficile che il preservare alcuni aspetti culturali, alcuni pocket, alcune sacche di conoscenza sia abbastanza importante da farti rispetto e che le vostre acquisizioni sono dei punti a capo. Sono dei punti a capo. Come vogliamo, cioè voi d'altronde è quella discontinuità che puoi dare solo facendo punta a capo e ripartendo. Voi come l'avete gestita nel corso del tempo? Una cosa velocissima, scusa. Spesso l'azienda che acquisiamo va bene, sta crescendo, è sana e il management team è competente. Cioè la narrativa a volte è distorsiva da questo punto di vista. La maggior parte delle aziende che abbiamo acquisito stavano crescendo, andavano bene. Semplicemente con le nostre competenze, la piattaforma di tecnologie, accesso al talento che abbiamo e come parte di un tutto più grande, le regole del gioco sono diverse da quelle che aveva, secondo le quali
poteva e doveva giocare il team di management precedente. Quindi, anche se noi interveniamo in modo radicale, non è perché pensiamo che nei loro panni avremmo fatto qualcosa di drasticamente diverso, è che abbiamo panni diversi. Comunque è un ottimo esempio, un'azienda che andava bene e un management team che stimiamo, abbiamo un ottimo rapporto con loro che sono usciti, semplicemente come parte di Bending Spoons, con le lezioni che abbiamo imparato nel tempo, le tecnologie che abbiamo a disposizione, l'accesso al talento che abbiamo il privilegio di avere, stiamo ripensando tanti aspetti della strategia, non tutti, un sacco di cose hanno continuità, rimangono varie persone che già c'erano, molto competenti, però tante cose le stiamo ripensando in questa ottica. Quest'ottica non poteva averla quel management team che è estremamente competente. Mi piace davvero quello che hai detto prima su chi si lancia in queste campagne di acquisizioni, no? Questo bilanciamento fra da una parte ci credo, te lo ripeti forte, e dall'altra poi dei momenti un po' di tremore, ma la sto azzeccando. Alberto, ti ci ritrovi in questa Ma noi abbiamo visione? fatto due acquisizioni, soprattutto piccole, ma fatte per forzarci a entrare in dei settori. Adesso Satispay è soprattutto da un anno a questa parte più grande, soprattutto nei team di prodotto, leadership team, e stiamo riuscendo a lanciare più cose in parallelo. In passato, focalizzati sul sistema di pagamento e basta, ci siamo dovuti forzare ad acquisire una società che poi aveva 2 persone che si occupavano di un servizio di gamification su note spese, perché poi quella persona doveva tutti i giorni romperci le scatole per lanciare i buoni pasto e farci entrare nel mondo del welfare aziendale. Lì è stato portarsi a bordo un leader che spingesse in quella direzione. Nell'altro caso volevamo iniziare a guardare quali servizi a valore aggiunto dare agli esercenti e siamo partiti da un'app che faceva ordini dal tavolo, valutando che tecnologicamente era la meno peggio, ma lì è stato un errore perché poi comunque abbiamo ricostruito tutto noi da capo, creando frustrazione in chi aveva fatto le cose prima, e in realtà a dirlo da subito sarebbe stato anche più liscio e più veloce. Abbiamo imparato un bel po' di lezioni, anche il fatto che forse soprattutto adesso a questo livello fare acquisizioni piccole non vale la pena, perché è complesso, perché devi ristrutturare, perché ci sono temi societari, temi legali, rischi che ti porti a bordo che portano via il tempo del top management e vanno fatte se ne vale la pena e se sono grandi. Ti facciamo un paio di domande adesso io e Alberto, un po' più a bruciapelo, mentre ci avviciniamo alla conclusione. Ti chiedo intanto che cosa cercavi tu il giorno in cui hai fatto il tuo primo colloquio di lavoro. Che cosa cercavi in un'azienda quando hai fatto... Infatti solo 2 in vita mia di colloqui di lavoro, uno con Se ne è fatto McKinsey e zero uno solo. con BCG. Ok. Perché è storia brevissima, quando volevamo con 2 cari amici lanciare una startup nel 2010, prima di Bending Spoons questo, e non avevamo soldi, e quindi ci siamo messi d'accordo e abbiamo detto cerchiamo tutti e 3 lavoro, quello che ottiene la posizione più lucrativa va a lavorare, paga affitto e insomma e cibo agli altri 2 che lavoreranno su un prototipo. Quando poi otteniamo un finanziamento, questa persona si licenzia e tutti e 3 insieme andiamo a 1000 sulla startup. Quindi ho fatto questi 2 colloqui qua, poi mi ha assunto McKinsey e ho finito per essere io quello che Portava a casa la pagnotta. Esatto. Poi dopo mi sono Cercavi la paga più alta, però è semplice. Oggi ci si chiede sempre cosa si cerca all'inizio, la paga più alta. L'ho detto a McKinsey che speravo di stare poco perché speravamo di trovare soldi, poi sono stato un po' più di un anno perché comunque è stato davvero faticoso trovare il finanziamento e sono stati veramente stragentili. Temevo mi avrebbero detto, beh, ma allora l'offerta la stracciamo. Gli ho detto prima chiaramente perché mi pareva corretto. Di passare avanti un Luca Ferrari, se qua se lo fanno scappare. No, vabbè, non credo di aver dato un contributo unico e irripetibile a McKinsey, sinceramente. Però sono stati dei signori, devo dire, molto supportivi. E parlando di te, che poi c'è sempre un po' di curiosità, dici magari che leader sei. Allora, sveglia, mattiniero o nottambulo? Di natura nottambulo, se lasciato allo stato brado, diciamo, però mi sono disciplinato a essere mattiniero e devo dire che anche in assenza di responsabilità non tornerei più indietro. Secondo me si vive meglio, salute, produttività. E allora, prima cosa al mattino, guardi le mail o ti alleni? Do un'occhiata veloce se c'è qualcosa, diciamo, di critico, urgente. Generalmente no, e allora inizio la mia trafila di colazione, cani,
allenamento, lettura, studio, per me sono un po' la stessa cosa, e poi attacco al lavoro subito dopo. Qui so già la risposta, ma ti faccio la domanda perché è interessante. Uso dei social attivo, pubblico o riservato? No, non Rido pervenuto. già. Non Questa me pervenuto. la ricordo anch'io. Quei pochi post che ho fatto su Reddit o su... è perché qualche collega mi dice dai però cioè, sarebbe utile se ti esprimessi qui però no, non li uso e quindi figuriamoci, non usandoli come fruitore tantomeno mi metto a produrre contenuti. Poi magari, mai dire mai, magari riteniamo come azienda che sia utile, ma Ce lo ritroviamo Che TikToker, aiuta, un paio d'anni ce lo troviamo esatto, TikToker. uno dei più con più follower al mondo, perché Probabile. avrà ottimizzato Esatto, l'algoritmo e il funnel di sicuro, il acquisizione. linguaggio, la semantica. Riunioni brevi e Ma sai che no, mirate linguaggio o- semantica no. Chi mi conosce sa che sono uno nel bene e nel male molto autentico. Cioè come mi vedete qui più o meno è come sono con mia mamma, con i miei amici. Ma non L'unica sei ancora dif- su TikTok, non sei Non ancora su sono su TikTok. TikTok. Esatto, vedrai, quello ti potrebbe rovinare da quel punto di vista. Dicevo, riunioni brevi e mirate o lunghe e approfondite? Poche, brevi, con meno persone possibili. Le riunioni proprio male. Qualche riunione serve però vanno usate con criterio, non tipo buttate lì giusto. Il problema è che molte volte le persone hanno un problema e invece e utilizzano la riunione come un sostitutivo del fare loro il lavoro. Dell'affrontarlo. Quindi invece che iniziare a studiare, diagnosticare il problema, pensare alle possibili soluzioni, documentarle, condividerle per feedback, chiamano la riunione sperando che qualcuno gli dica facciamo così. E quello a me fa andare fuori di testa. In azienda cerchiamo di invece insegnare a tu sei owner del problema, impegnati, hai un cervello, ti abbiamo assunto perché sei una persona tipicamente molto intelligente, con ottime doti anche di forza di volontà e capacità di impegnarsi. E la riunione usala, ci mancherebbe, ma se è lo strumento più efficiente, non per pigrizia Assolutamente o sì. insicurezza. E nelle decisioni, so che sei analitico e guardi i dati, ma ci metti sempre solo analisi e riflessione o ti capita anche di andare distinto? No, istinto zero lo credo sia molto interessante, cioè uno strumento molto utile per informare un'analisi, perché a volte ti fa intuire qualcosa che non avresti intuito, però alla fine se non lo puoi supportare con logica è diverso da dati, a volte i dati non ci sono, non se ne possono ottenere, logica è una cosa diversa, la logica secondo me è sempre una cosa buona, quindi intuito come strumento sì, ma non come decisore. Sicuramente prediligiamo, non solo io, prendere poche decisioni molto buone che prenderne tante velocemente, però l'argomento del prendere decisioni è un mondo, potremmo parlarne 2 ore e Assolutamente. quindi ho strasemplificato, non è sempre vero quello che ho detto. E meeting, riunioni non ti piacciono, ma i one to one sì o no? Li faccio, credo fortemente nell'importanza di sviluppare un rapporto umano con le persone con cui si lavora, per molti motivi, non ultimo che è una figata lavorare con persone di cui ti fidi, con cui c'è un'amicizia, per cui i meeting one on one, come si chiamano, sono uno strumento per farlo, non il migliore, però è abbastanza comodo, quindi perché no? In più creano secondo me una valvola di sfogo che consente di far emergere delle preoccupazioni, dei problemi prima di quanto sarebbero emersi se uno avesse dovuto utilizzare un canale meno, diciamo, istituzionalizzato, per cui magari becchi delle cose presto e sei in grado di risolverle prima che diventino più grandi. Work-life balance, quando stacchi lo fai completamente o telefono a portata di mano per controllare? Sì, allora non sono sicuramente un grande esempio da questo punto di vista. Lavoro veramente tanto, per mia scelta, ovviamente, e per me il lavoro è totalizzante, sono ossessionato, che tengo tantissimo a Bending Spoons, tengo tantissimo ai miei colleghi, sento un senso di responsabilità anche schiacciante a volte, quindi lavoro quasi sempre. Quando decido che non lavoro, cerco di staccare completamente, a volte mi viene bene, a volte meno, però diciamo cerco di staccare completamente. Penso che idealmente sia cosa buona e giusta non sovrapporre attività anche a livello cognitivo. Quindi se adesso sono a cena con mia moglie, idealmente sono lì presente, non sto anche guardando l'email. Se adesso sono al computer che risponde a messaggi, quello sto facendo e così via. Chiaramente
tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, siamo esseri umani, la Però se lo si distrazione è dietro riesce a l'angolo. fare comunque, anche se stacchi poco, ma riesci a staccare del tutto, lo fai poi alla fine per il bene dell'azienda, perché poi sei più in forma quando ci Sai- ritorni Trappola. sopra. Sai cosa? Una cosa che penso che secondo me non è così diffusa, ma dovrebbe esserlo. Penso a me stesso sul lavoro come imprenditore, chiamalo quello che vuoi, ingegnere, manager, non lo so, vedi tu. Cerco di pensare a me stesso alla stregua di un atleta, cioè come immagino, anzi so che, perché l'ha detto tante volte, Novak Djokovic cerca di costruire la maggior parte della sua vita intorno all'ottimizzazione della sua performance sportiva. Cerco di ottimizzare la maggior parte della mia vita per essere il miglior imprenditore, il miglior collega, il miglior ingegnere, problem solver, quello che è possibile. E metto proprio, cioè, faccio un sacco di sforzi in questo senso. Ho notato che nelle attività professionali è meno comune questo modo di ragionare, anche in gente che è molto Ma dai. ambiziosa, quindi condivide l'obiettivo di eccellere nel suo campo, ma per qualche motivo non ci pensa come invece naturalmente ci penserebbe un atleta. Per un atleta è normale, no? E Assolutamente. per qualche motivo per un professionista non lo è. Cerco di fare questo e secondo me è importante. Chiudiamo con Choose Your Leader. È un format che replicheremo con tutti i nostri ospiti. L'abbiamo fatto su di te rispetto al mondo della tecnologia. Mi dovrai sempre dire, rispetto ai 2 nomi che ti faccio, qual è il leader che scegli. Chi vince regna, ok? Come si diceva ai ragazzini quando si giocava a pallone. Quindi il nome che scegli è quello che ci portiamo avanti nel tempo. Sì, vabbè, però premetto che Lo so, dipende so già che tantissimo questa- dalla situazione, no? È Assolutamente. come dire, vabbè, Però mi devi dire così, a bruciapelo, qua ti tocca l'istinto, qua ti tocca l'istinto. Ti tocca Faccio- l'istinto, so che insomma ci hai appena detto che non ti piace. Partiamo dai primi 2. Tim Cook o Steve Jobs? Jobs. Steve Jobs o Sam Altman? Wow. Veramente difficile. Abbiamo messo in crisi la seconda. Dico ancora Jobs, però Jobs. potrei cambiare idea tra qualche anno. Steve Jobs o Mark Zuckerberg? Se devo... Scusate, sto pensando ad alta voce. Se devo guardare anche un aspetto di gusto personale, proprio chiamarlo valoriale, probabilmente Jobs facilmente. Se devo ottimizzare per raggiungere un risultato aziendale, forse scelgo Zuckerberg. Teniamo Zuckerberg sulla torre? Ma tieni Zuckerberg, Tieni per Zuckerberg. più divertente. Allora, Zuckerberg o Sheryl Sandberg? Qua in realtà No, sono molto Zuckerberg, vicini. no. Zuckerberg. Ok, niente Sheryl. Zuckerberg o la ex CEO di YouTube, Susan Wojcicki? Beh, non la conosco bene, però direi... Di nuovo, se stiamo Mark. ottimizzando Tieni Mark. per semplificare un po', per far sì che l'azienda abbia il maggior successo Sì. possibile, dico Zuckerberg. E allora, Zuck o Elon Musk? Musk. Musk, secondo me, con tutti i suoi difetti, può Che è essere questa? odiatissimo. Io credo che comunque alla fine della fiera, se oggi uno dovesse dire chi è stato il più grande imprenditore della storia ad oggi, secondo me c'è un argomento per dire è Musk. Wow. Secondo me sì. Elon Musk o Jeff Bezos? Dico Bezos perché Musk è più situazionale. Nel senso che può anche fare danni. Capisco cosa Bezos è bravo, quasi uguale nelle situazioni di estrema difficoltà, perché ho una stima incredibile, secondo me Bezos è veramente fortissimo, e tendenzialmente omogeneamente più forte in un Su tutti gli vasto... sport. sì, E ha creato quindi- una macchina che può fare a meno di lui. Quindi Grazie a questa sua... ma sì. teniamo Bezos o Musk? Non è che- No, Bezos. Bezos. Poi è il Jeff- suo compleanno tra poco, no? Quindi- Esatto, matrimonio. Sì, scusa, abbiamo esatto, anche. Abbiamo un bravissimo. matrimonio. Salutiamo gli amici di Venezia, Auguri entusiasti. Esatto. alla coppia. Ma si può, ma c'è... Vabbè. Jeff Bezos o Elizabeth Holmes, CEO di Theranos? Mi sa- Che domanda è, dai? Ok, mi sa che tieni Bezos. No, magari anche lei a suo modo è stata molto brillante. Fare così Sì. tanto con niente. Sì, un delinquente. Ok, vabbè, teniamo Bezos allora. Jeff Bezos o Bill Gates? Sfida tra titani, dico Bezos. Di poco, Bezos, di ok. pochissimo. Vediamo se lei la conosci, perché è davvero forte secondo me. Bezos o Melanie Perkins, founder di Canva? Ah, la conosco bene. La Ah, conosco wow. bene. La stimo, però dico Bezos. Cioè, Bezos. Bezos, stiamo parlando del Messi, dell'imprenditoria, no? Quindi, cioè, nulla a togliere a Melanie, però penso che lei stessa direbbe no, ma ragazzi, Jeff... Attenzione all'ultima, perché c'è un Messi bello forte.
Jeff Bezos o Luca Ferrari? Ah, no, vabbè, Bezos. Bezos, Sì, vabbè, ci dai. inchiniamo di Sì, fronte sì, sì. a Bezos. Auguri a lui e al suo matrimonio. Luca, sei stato spettacolare. Ancora una Grazie a volta voi. sei stato, lo dico in termini davvero positivi, disturbante per me. Perché io torno di qua e mi sento che devo fare un sacco di compiti a casa. Cosa dici, Albert? Beh, ogni sua parola è pensata e quindi ha un bel peso specifico. Grazie Luca, Grazie è a voi. bello aver iniziato con te. È stato un Grazie piacere. davvero, ho imparato davvero tanto, speriamo anche le persone che ci hanno ascoltato. Grazie a tutto il team che ha prodotto questo episodio, grazie a Satispay per supportarci in questo viaggio. Ci sentiamo alla prossima puntata di A Capo. Ciao. Ciao! Ciao.